Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticaravan di Imola. Volevo invitarvi ad iscrivervi al nostro canale e oggi vi presentiamo il Globebus GT 001 su meccanica 2.2 Ducato 8. Questo è il Globebus i1, un motorhome di piccola dimensione, sia come lunghezza ma anche come larghezza. Vediamolo un po'. Questa è la versione GT, lo riconosciamo oltre che dalla scritta, dalla parte rossa, dalle bandane e dalla parte nera nella parte superiore. Riconosciamo che ci sono i cerchi in lega di colore nero solo in questa versione, che è la versione GT, specchietti elettrici regolabili dall'interno, poi chiusura centralizzata sia nella portiera del conducente e sia nella parte dei passeggeri, gradino elettrico della Omnistore, quindi l'Omnistep. Qui abbiamo la presa esterna della 220 e all'interno ci sarà il suo magnetotermico. Per quanto riguarda le finestre, sono di serie le finestre a filo, quindi con l'intelaiatura in alluminio e con il vetro doppio rivolto verso l'interno. Qui vediamo che ci sono le griglie del frigorifero per fare un buon ricircolo di aria, sia griglia inferiore che superiore. Qui c'è il camino, aspirazione e scarico della stufa Truma Combi. Di serie in questo camper piccolino c'è la 6000 calorie, quindi insomma abbiamo già un'idea che fa presto a scaldare l'ambiente. Andiamo avanti. Allora, qui c'è un gavone onorevole, non è enorme, però comunque 2 biciclette dentro ci stanno, e illuminazione per quanto riguarda la possibilità di poter vedere il carico. Ci sono delle barre con i golfari per fermare il carico o le eventuali biciclette. Questa è la scaletta nel caso che uno ne abbia bisogno per andare nel letto basculante, quello davanti. L'apertura è doppia, più grande dalla parte destra, un po' più piccolina nella parte sinistra. Per quanto riguarda la versione GT, la parte posteriore, diciamo così, ha come si può dire, un raccordo, quindi lo chiamano paraurti alto. Allora, il paraurti di solito si ferma qui. Se vedete c'è questa parte alta che poi si raccorderà sul tetto e terminerà con 2 rail porta oggetti dove tu gli puoi mettere delle traverse e gli puoi caricare delle cose. Bene, questo fa sempre parte della versione GT, non l'abbiamo nella versione normale. Andiamo avanti, riconosciamo sempre la scritta, versione GT, portellone piccolino nella parte di sinistra e inoltre c'è il vano per le bombole del gas. Qui dentro ci stanno 2 bombole da 10 kg, adesso noi qui abbiamo messo 2 in vetroresine e ci stanno bene, rimane del posto per metterci anche il cavo della luce, la budella dell'acqua, insomma, altre cose. E inoltre di corredo c'è anche il Secure Motion. In pratica ho la possibilità di tenere le bombole del gas aperte grazie a questo sistema che appunto mi dà questa possibilità. E questo qui è la valvola di sicurezza appunto per il monocontrol CS. Questo vano
Dopo lo possiamo vedere anche dalla camera da letto posteriore, perché te hai la possibilità di caricare delle robine qui e prenderle dal di sopra. Questo sportello qui, no, ti fa accedere a un vano che anche questo è accessibile dalla camera da letto. In pratica, se te sei sopra, sollevi il letto, riesci a prendere le cose che hai caricato qui. La spesa, cose pesanti, cose che non le usi meno, però comunque che non devi scendere per andarle a prendere dal gavone di dietro, la bottiglia dell'acqua, la bottiglia del vino, insomma quello che ti pare. Di qui arrivi, qui le carichi e di là le pigli. Anche qui finestre a filo. Questa è un'opaline, è una finestra opaca, in modo tale che quando uno è in bagno, diciamo così, non è in piazza. Cassetta del WC, sempre con le ruote e sempre con la possibilità di essere portata stile trolley. In questo caso è della Thetford. Bocchettone di riempimento dell'acqua buona, questo porta circa 100 litri di acqua buona, e questo qui è la parte dedicata al carburante, gasolio e urea AD-Blue. Bisogna fare attenzione a non mettere il prodotto AD-Blue all'interno del gasolio, succede un caos. Nella parte interna vetri elettrici, cruise control, volante multifunzione. Qui parliamo del nuovo Ducato 8, quindi anche gli interni hanno un volante diverso, un pochettino più piccolino. Per quanto riguarda lo sterzo, qui è uno sterzo elettrico, non è più idraulico. Vedete che qui manca la classica leva del freno, perché in questo modello il freno è un freno elettrico che si comanda da qui. Per quanto riguarda la radio, che è un 7 pollici, sia Android che CarPlay, ha il comando a volante già di corredo, perché la versione di GT lo prevede. Il cruise control è di corredo, ovviamente l'ABS è di corredo, il primo e il secondo airbag sono di corredo. Nella parte sottostante qui davanti abbiamo sempre la classica centralina della Shoud, dove ci sono i fusibili per eventualmente proteggere gli impianti, sempre sotto al sedile del conducente. Questo sedile non è un sedile classico del Ducato, vedete? Col fatto che questo mezzo è un mezzo motorhome, diciamo così, spesso e volentieri, o almeno tutte le volte che devi tirare giù il letto, dovresti rullare e fare scendere lo schienale, e magari uno si invecchia a far così. Bene, montano nei motorhome dei sedili della Guti e hanno questa frizione, vedi, che in 0,2 te se ci dai troppo suona. Se vedete sono brandizzati Detlefs perché appositamente la Guti utilizza le fodere fatte dalla cellula abitativa, insomma ha la stessa fantasia. È un motorhome, quindi la parte anteriore è coibentata, cioè non c'è la portiera della meccanica di lamiera che non è isolata. Anche la parte anteriore, che è quella del musetto della cabina o del parafango, nelle versioni semi-integrali, furgonati, mansardati, non è coibentata come in questo caso. Il motorhome ha il vantaggio che ti porta alla coibentazione fino nella parte anteriore, e questo è sicuramente uno dei vantaggi. Il fatto che non è esageratamente aerodinamico, grazie a questo il letto basculante, quando scende, che va a ospitare la parte davanti, ti consente di sfruttare il tavolo. Se fosse particolarmente aerodinamico come alcuni suoi competitor, la parte della dinette viene occupata e quindi ci mangi
mangi male, insomma, ecco. Questo è uno dei vantaggi. Questo mezzo qui è 5,99 m ed è largo, lo battezzano 2,20 come misure. In realtà lui è un po' più stretto perché fa 2,14. Probabilmente i passaruota lo fanno arrivare a 2,20, però se misuriamo col metro la parete fa 2,14 m, quindi è proprio strettino. Tenete conto che un furgonato è 2,5 cm, è 2,5 cm, quindi questo qui che fa 2,14 o anche 2,20 non è di tanto esagerato, insomma, come larghezza, non è un classico veicolo da 2,33. Qual è l'altro vantaggio di questo mezzo così piccolino, di questo motoromino, diciamo? Di solito i veicoli da 6 metri hanno anche un passo di 4 metri, cioè vuol dire che la ruota davanti e la ruota di dietro sono distanti 4 metri e 3 centimetri se c'è un passo lungo. Bene, questo qui è un passo medio, vedete, misuro da centro ruota e vado avanti. Vedi, questo qui fa 3,45 m, quindi è un passo medio. Se lo riportiamo su un furgone, il furgone che ha questo passo si ferma a 5,40 m, quindi gira in un fazzoletto, perché ha proprio un interasse abbastanza modesto, e questo si presta, insomma, a usarlo anche come macchinina, ecco. Parte cabina di guida. Intanto ci sono tanti vetri che danno tanta luce, ma comunque c'è la possibilità di chiudere gli oscuranti lissettati con la calamita che si fermano nella parte laterale, idem nella parte anteriore. Qui facciamo così, li andiamo a pigliare anche dall'altra parte e così li chiudiamo perfettamente. Idem lato passeggero. Possibilità di registrare gli specchietti retrovisori da questo comando, e quest'altro comando serve per riscaldare, nel caso che facciano la brina o il ghiaccio, appunto gli specchietti retrovisori. Possibilità di mandare o meno l'aria calda nella parte anteriore e quindi attorno alla camera da letto. Volante è un volante più piccolino, è un multifunzioni, lo vediamo quando c'hai la possibilità di regolare la radio, te ne accorgi perché hai i comandi sotto al volante. Fiat ti dà questa possibilità, se non ce li hai non puoi montare una radio o farlo dialogare. Il cruise control, mentre lo regoli dal di qui, e anche la risposta al telefono la riesci a fare dalla parte da là. Questo qui ha un climatizzatore automatico, non ha il climatizzatore manuale, ma un clima automatico. Il Traction Plus, l'Hill Holder e il Descendant Hill. Quindi sono di corredo tutte quelle cose che nella meccanica ti fanno comodo quando è in partenza, ti fanno comodo quando vai in discesa e ti fanno comodo eventualmente quando fai una partenza in salita, appunto, che non scende indietro, e ti fanno comodo se per caso hai una ruota che gira a vuoto, che pattina sulla sabbia, sulla neve, sull'erba bagnata, te premi questo pulsante che appunto è il traction e fino a 30 km/h ti mette in condizione, tramite un sistema, le pinze dei freni frenano appunto il disco dei freni e ti mettono in condizione di portare la trazione sulla ruota che in quel caso sta pattinando. Poi va bene, se te hai bisogno di mettere un telefono o qualche cosa, te il leggimappe lo blocchi in questo modo,
Vedete, lui non salta via, ci puoi mettere anche un tablet o quello che vuoi. Il Ducato ha nella parte davanti la possibilità di refrigerare una bottiglia da 1,5 litri di acqua quando ovviamente l'aria condizionata è accesa. Per quanto riguarda questo veicolo, ha il airbag conducente e passeggero, ovviamente le 6 marce, un 140 cavalli, e hai una presa USB e hai una presa 12 volt. In realtà hai 2 prese USB. Se hai bisogno di un leggimappe, hai la possibilità di accendere l'illuminazione dedicata proprio a te stesso. Per quanto riguarda preparare la camera da letto, è una schioppettata. Con la frizione allenti, si abbassa verso il davanti. Stessa cosa lo fai qui, vedete, arrivi fino in fondo, sgangi le 2 cinture di sicurezza e poi lo abbassi. Adesso è nuovo di pacca, se lo rilascio sale, però dopo un po' che viene adoperato ci metti un po' di sacco a pelo, ci metti un po' di cuscini, lui riuscirà a stare giù. Bene, nella parte davanti c'è un oblò appunto trasparente con zanzariera ed oscurante, le tendine per separare la camera da letto e anche lì un'altra illuminazione. Questo veicolo è omologato per 4 persone e ha 4 posti letto, 2 davanti e 2 di dietro. Il letto davanti è un po' più corto, è 1,85 m, ma se non mi sbaglio è più largo, deve essere 1,50 m di larghezza. Se per caso si alza chi è di dietro e ha bisogno di fare colazione, lo riesce a fare anche se qui c'è uno che dorme, un dormiglione, capito? Questo è sicuramente un vantaggio. Questo mezzo è di 6 metri, 5,99 m, e quindi questo letto deve essere spostato bene verso il davanti in modo tale che ci sia il tavolo fatto. Cioè, questo è intelligente. Non è il più aerodinamico in assoluto, però il vantaggio che ti dà è senza dubbio superiore a tanti. In questo modo ho anche 2 pensili sopra alla dinette. Anche qui gli ammortizzatori servono per chiudere in modo soft le ante. Su questo veicolo ho già la predisposizione pannello solare e della retrocamera. Per quanto riguarda la dinette c'è la possibilità di regolarla e in questo modo approfittare anche della parte living che è presente con il suo schienale. Questa è una tappezzeria standard, è una tappezzeria che si chiama Floyd. Ecco qua. I sedili sono ambedue girevoli e in questa parte c'è uno spazio porta oggetti molto grande dove ci puoi mettere delle cose. Altro spazio è proprio qui dove c'è in pratica, dove ci sarebbe il predellino d'entrata se avesse la portiera. Quindi questo qui ci si può mettere delle cose, si mette un ripiano e hai trovato, diciamo così, uno spazio che ti rimane nascosto. Per quanto riguarda i woofer, sono qui, sono della Genert e sono in coppia. Per quanto riguarda anche la parte anteriore, hanno sempre i medesimi altoparlanti, sempre della stessa marca. In pratica sono altoparlanti, antenna della radio e l'antenna DAB, oltre alla predisposizione radio e alla radio stesso, cioè l'impianto è finito già di corredo. Pannello di comando, in pratica interruttore generale della 12 volt, qui ho la possibilità di vedere la temperatura interna ed esterna, è arrivato l'inverno, si vede bene, 12-13 gradi, indicatore di livello della batteria della casina è questa, la batteria del motore,
Qui ti dice anche l'assorbimento. In questo momento non siamo attaccati a luce e l'illuminazione che noi abbiamo tenuto acceso ci sta segnalando quali sono gli ampere di scarico. Questo qui è il serbatoio ovviamente dell'acqua potabile che è vuoto, e stessa cosa quello delle acque grigie. Questo qui è in pratica una resistenza per riscaldare il serbatoio delle acque grigie. Comando della stufa Truma combi da 6.000 calorie, boiler dell'acqua calda e riscaldamento. Sulla porta d'ingresso, che è molto grande, ho la zanzariera di corredo. Ugualmente ho la portiera con la luce, la possibilità di oscurarla e la chiusura centralizzata. Al momento che chiudo davanti si chiude anche questa porta. Prolunga del piano cucina che non fa mai male. Cucina a 2 fuochi, un diametro 15 massimo per la pentola e un diametro 18 per la seconda pentola. Accensione elettronica. Il lavandino invece c'è un rubinetto molto alto e grazie a questo, se hai qualcosa da lavare, lo riesci a lavare bene, perché lui non è dei classici inclinati, ma arriva dalla parte alta. Questo pannello qui che raccoglie l'oscurante e la zanzariera fa sempre parte della versione GT. Nella versione non GT, quindi la standard, tenete conto che non ci sarà. In queste 2 guide c'è la possibilità di mettere degli attacchini per le presine eccetera. I cassetti hanno le guide di metallo, hai la possibilità di tenerli chiusi perché sono soft, la chiusura è una chiusura soft, e puoi chiuderli solamente col push lock quando parti. Per il resto puoi tranquillamente avvicinarli e loro si chiuderanno da soli e non ti si aprono. Stessa cosa nella parte di dietro. Qui c'è l'anta con il suo bidone dell'immondizia, ripiano doppio. Per quanto riguarda i rubinetti di sicurezza, qui vediamo quello della cucina, qui vediamo quello del frigorifero e qui vediamo quello della stufa e boiler, che essendo una combinata sono assieme. Frigorifero. Il frigorifero è un frigorifero di 142 litri ed è un trivalente. Funziona a 12, funziona a 220 e funziona a gas. A gas quando fai campeggio libero, a 220 se sei attaccato alla rete in campeggio o in un'area sosta, e a 12 volte funziona solamente quando il camion è in moto, altrimenti ti butterebbe a terra la batteria in un secondo. Questo frigo si chiama Slim, è un frigorifero stretto e alto, con tutta la sua possibilità di caricare le cose, e nella parte bassa, adesso è ancora tutto attaccato con lo scotch, hai la possibilità di mettere la frutta. La sua ghiacciaia è qui davanti, è lampeggiante perché ci dice: guarda, non ho il gas, non ho la 220 e il motore è spento, quindi lampeggia, ciao ciao, non va niente, lo spegniamo così non si imbarazza. Nella parte bassa del frigorifero c'è questo cassettino che serve per salire nella camera da letto. Nella parte del cassettino c'è anche un portaoggetti dove ci puoi mettere le robe per pulirti le scarpe o quello che ti pare, insomma. Quando è ora di partire, questo qui lo chiudi in questo modo. Questa grata prende l'aria per far girare meglio l'aria calda dalla stufa. Lì all'interno c'è la stufa combi da 6.000 calorie e questa grata serve per fare un buon ricircolo dell'aria. Presa 220, interruttore per illuminare la parte alta della camera da letto. Questo qui è in pratica l'armadio. L'armadio ci arrivi dal davanti
Ma se te vuoi ci arrivi anche dal di sopra, guarda un po', qui riesci a prenderti tutte le cose e sceglierti bene qual è la giacca e la camicia che ti vuoi prendere, insomma. Questo tubo corrugato fa sì che quando te curvi le croci non scorrano né a destra né a sinistra e facciano del rumore, insomma. È un tubo spiralato e loro lo mettono sempre Detlef lo mette sempre negli armadi. Per quanto riguarda un piccolo spazio, perché qui non lasciano niente al caso, vedete c'è un piccolo spazio dove ci puoi mettere biancherie e cose varie. Là c'è il magneto termico della 220 volt nello spigolino, se salta il corto, se c'è un corto, se assorbi di più della corrente che hai fuori, ti salta quello lì. Bene, qui guardate un po' cosa c'è qua. Prima da fuori abbiamo visto che c'era uno sportellino dove te gli potevi mettere dentro delle cose. Bene, ci arrivi anche dal di qui. Hai finito l'acqua, ti scoccia vestirti per andare fuori perché c'è un freddo birichino, trac, la prendi dal di lì e è comodissimo. Non devi caricarla da dentro, la carichi direttamente da fuori. Questo è un gran vantaggio. Devi tirare su il letto, però non ti devi vestire per andare fuori, insomma. Ovviamente qui c'è la rete di protezione, l'anticaduta, attaccato nella parte alta. Il materasso è pieghevole in due, sia per metterlo dentro, ma nello stesso tempo anche agevolare l'operazione del sollevamento della parte in doghe, della parte anteriore in doghe. Le doghe ci sono anche nella parte di dietro. Anche qui oblò 40x40 con zanzariere ed oscurante. Le luci sono touch nella parte della testa, diciamo. La porta del bagno è una porta rigida, e questa tipologia di bagno è un bagno vario. Allora, qui vedete che c'è il pezzo di legno che una volta che ti sei fatto la doccia rimetti, riponi lì e vai dentro che non ti bagni più. Il lavandino nella parte, diciamo così, girevole, la possibilità di farti la doccia. Questa è la colonna doccia, questo è l'uso tradizionale e questo è l'uso, diciamo così, doccia. Uno spazio piccolino, questo camper è 5,99 m, quindi come bagno tanto di cappello. Questa tenda qui ne avete bisogno solo per proteggere la finestra, perché non va d'acqua appunto sulla guarnizione, vedete. Per il resto vedete che è tutto PVC. Per quanto riguarda invece, se volete utilizzare la doccetta all'esterno, lo potete fare comodi, perché aprite la finestra, ve la portate fuori e con la mano riuscite ad arrivare al miscelatore. Cioè, anche questo qui è una cosa ben saggia. Quando te sei dentro alla doccia, la porta la chiudi una volta che hai girato questo pannello, quindi una volta spostato il lavandino. Questa porta la chiudi. Una volta chiusa la porta ti rimane questo pertugio e basta spostare questo che con una calamita ti protegge tutta la parte dove ti farai la doccia senza andare a bagnare il lavandino. Tutto è in PVC, quindi non ci sono tende. L'unica tenda è questa che serve per proteggere la parte della finestra, cioè che te non ci butti dell'acqua sopra, a quel punto potrebbe entrare dalla guarnizione un pochettino di acqua. È l'unica tendina che c'è. Qui non hai nulla. Anche nella parte della porta, vedete? Quando hai finito di farti la doccia non fai altro che rimettere a posto il tuo pannello, così, lui torna nella sua posizione
e a quel punto la porta si torna a bloccare, e sempre tutto senza tende in giro. Areatore nella parte sopra, piccolino. Volendo si può fare anche un oblò, ma questo lo facciamo noi in officina se ce lo chiedono. Ti capita d'estate che hai bisogno di lavare la frutta, hai bisogno di lavare un bimbo, hai bisogno dell'acqua fuori? Guarda, ce l'hai qui. Te la tiri fuori e dalla finestra riesci a aprirti acqua calda e acqua fredda, perché ci arrivi bene, perché è un'altezza modesta, insomma. Anche questo ce l'ha senza spese aggiuntive. Porta televisione è già di corredo, oblò gigante è già di serie, luce esterna è previsto nel prezzo, gradino doppio è già di data, e questo qui, benvenuto Detlefs, un amico di famiglia. Anche questo è di serie se lo comprate. Ci spostiamo in officina e lo guardiamo come è fatto bene sotto e come è fatto bene sopra. Allora, questa è la parte della testa, qui vediamo l'oblò nel letto basculante, il mega oblò invece di fronte alla cucina. Qui vediamo uno spoiler e un'antenna della radio per poter ricevere meglio, e un aeratore che è nel bagno e un aeratore che è sopra la cucina, e di dietro nella camera da letto posteriore un altro oblò 40x40, tutti apribili, quelli che sono trasparenti con oscurante e zanzariera. Le barre che vi dicevo prima, in pratica che fanno parte del pacchetto GT, sono queste due barre in alluminio. Se vedete nella parte centrale c'è una C dove si può inserire una caviglia e montare tutte le traverse che ci fanno comodo per poter fissare delle cose senza bisogno magari di incollarle al tetto. Mentre se uno vuole incollarle al tetto lo può fare tranquillamente, lo spazio per un pannello solare c'è, anche più di uno, insomma. Bensì sia sempre un mezzettino da 5,99 m, quindi un camperino piccolino. Posto ce n'è un'infinità qua sopra. La parte del tetto e della parete posteriore è un antigrandine, quindi in vetroresina antigrandine. La coibentazione di questo veicolo è la fascia intermedia della coibentazione di Detlefs, ha un pavimento circa di 5 cm, un tetto di 3,5 cm e una parete di 3,4 cm. Viene denominato Lifetime. Allora, siamo nella parte dei piedi. Allora, qua vediamo la mascherina, intanto particolare perché questa è una versione GT. Poi c'è sempre il radiatore dell'intercooler, il radiatore della meccanica con due grosse ventole. La parte di sotto, che sia un motorhome che sia un autocaravan o un semi-integrale, in realtà cambia giusto nella parte anteriore, perché la parte inferiore, quindi con i tubolari, con il treno davanti, col sistema supporti, eccetera, è tutto molto simile, anzi uguale. In questo modello è una meccanica Fiat, 140 cavalli, lo riconosciamo dalla particolare coppa dell'olio. Poi qui abbiamo i semiassi anteriori, 1 e 2, li vediamo abbastanza bene. Poi pinze dei freni, i dischi sono dei dischi autoventilanti, le pinze dei freni con le pastiglie,
Questo come primo impianto monta Michelin, e in questo caso Michelin Camping sono anche M+S per maggiore aderenza. Di solito in molti casi che la meccanica ha il Traction Plus, trovo spesso le gomme Michelin M+S, quindi per avere una probabile maggiore aderenza. Qui vediamo la scatola guida elettrica, in pratica il motorino della scatola guida elettrica, non più idraulica. Poi veniamo avanti, qui sotto vediamo dove viene messa la batteria dell'avviamento, in questa scatola nera, proprio questa. Questa è la marmitta di scarico col silenziatore e le varie sonde. Serbatoio del gasolio, serbatoio dell'AD-Blue, ancoraggi per il pavimento, il serbatoio di recupero delle acque grigie con la sua valvola a sfera e lo scarico sulla sinistra, i tappi per poter arrivare a fare manutenzione all'interno del serbatoio delle acque grigie, i cavi dove portano la resistenza per riscaldare le acque insaponate. Questo è un serbatoio da 90 litri delle acque grigie, e il treno di dietro, quindi il retrotreno, ammortizzatori. Questo è un 3500 kg, è un veicolo piccolino, però è un 35 quintali di peso massimo complessivo, e anche qui ci sono i dischi dei freni autoventilanti. Andiamo avanti, balestre, paraspruzzi. La parte posteriore del telaio è fatto la parte posteriore del telaio, che è poi il gavone, la parte del gavone, è fatto in un compensato marino con un trattamento per evitare che beva dell'acqua. Questo qui è invece la fine del telaio Fiat e l'inizio del telaio che sorregge il peso del gavone, per poi finire con il paraurti posteriore. Ecco qua, lavorano bene, lavorano in modo pulito, la coibentazione è buona anche per quanto riguarda il pavimento. Qui ci sono i vari scarichi, che sono lo scarico della valvola di sicurezza, lo sfiato della stufa e lo scarico del serbatoio delle acque grigie. Beh, che dire, tanta roba in poco posto. Questo qui è un camperino piccolino dove però non gli manca assolutamente nulla. Prima, nella parte interna, mi sono dimenticato di dirvi dei materassi. I materassi sono a schiuma fredda e sono 7 strati, in modo tale che ci sia la possibilità di poter adeguare quello che è il peso della persona proprio su appunto questi strati. Mezzo omologato per 4 persone, comodo per 2 persone, comodissimo anche se russi, uno sta di dietro, uno sta davanti, e quindi comodo per 2, molto comodo anche però per 4 persone. Mezzettino piccolino, alto 2,81 m, lungo 5,99 m, largo da catalogo 2,20 m, però abbiamo visto che la parete è 2,14 m. Una cosa, oltre al passo che abbiamo parlato prima, quindi un passo medio da 3,45 m, quando un veicolo non è esageratamente largo, il ponte di dietro non ha la careggiata allargata. Perché? Perché altrimenti quei 14-15 cm di careggiata allargata ti farebbe passare le ruote al di fuori dell'allestimento, della parete, e quindi anche questo è positivo dal punto di vista di manovrabilità e di agilità, perché non hai la parte di dietro che sì ti stabilizzerebbe maggiormente il veicolo, ma nello stesso tempo in questo caso ti farebbe fuoriuscire dalla misura del mezzo. Siamo ormai a dicembre,
Quindi tanti auguri a tutti quanti. Nel caso in cui abbiate delle domande da farsi, fatecele, noi se possiamo vi rispondiamo volentieri. Un saluto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, mettete mi piace se il video vi è piaciuto e poi auguroni. Ciao!